In questo video ti parlo di questo microfono wireless della Obsbot. Sì, la Obsbot è quel brand molto famoso che produce webcam 4K con intelligenza artificiale, ma ha prodotto anche questo microfono del quale te ne parlo in questo video mostrandoti come funziona e soprattutto facendotelo ascoltare. Come ti raccontavo nell'introduzione, oggi siamo qui con questi piccolissimi microfoni wireless della Obsbot. Il microfono che stai sentendo in questo momento è proprio quello della Obsbot e il kit comprende 2 microfoni wireless. Ovviamente ringrazio i ragazzi di Obsbot per avermeli inviati. Ti racconto un po' di cose. Questi microfoni hanno una qualità audio di tutto rispetto perché lavorano a 24 bit e arrivano fino a 48 kHz. E hanno una pressione sonora, riescono a sopportare una pressione sonora di 120 dB. Questo vuol dire che è proprio difficile mandarli in clip, vuol dire che puoi urlare e difficilmente riuscirai a mandarli in clip. Quindi ottimo, perché spesso con questi microfoni si ha il problema di avere magari un volume troppo alto, mandare in distorsione la traccia audio e rovinare il video o il podcast. Con questi microfoni in teoria non dovresti avere questo problema. Sono dei microfoni che hanno un'autonomia di 11 ore che aumenta tanto grazie alla custodia con la ricarica. Ok, la custodia con la ricarica è molto interessante perché dovresti arrivare fino a 4 volte tanto la durata. Comunque già 11 ore di autonomia è molto perché riesci, voglio dire, veramente a fare tutto quello che devi fare senza dover star lì a ricaricare. Il kit comprende 2 microfoni, uno lo sto utilizzando, l'altro è qui spento. Prima di andare avanti però col video, unboxing. Come hai visto dall'unboxing, la dotazione di accessori è veramente molto interessante e questa è una cosa che mi piace tanto. In questo momento il microfono è collegato con questa clip che è veramente molto dura e questo è importante perché è salda. E alla clip io ho collegato il microfono e vedi, una volta che il microfono è collegato non c'è verso che venga giù. E questa è una cosa molto importante. Un secondo modo di collegarlo è con questa sorta di monetina
alla quale collegare il microfono, e anche in questo caso è super saldo. Questa sorta di monetina va se io avessi messo il microfono dietro, cioè nella felpa o nella t-shirt, questa monetina assolutamente sottilissima sarebbe stata la parte posteriore. E infine c'è la collana, che ormai siamo abituati un po' a vederla, all'inizio sembrava strano, però la stanno usando tutti e devo dire che è una cosa che funziona, alla quale collegare anche il microfono, e siamo sicuri che questo microfono non cade. Quindi la dotazione è veramente molto interessante, così come interessante anche la possibilità di avere questi microfoni funzionanti fino a 300 metri in campo aperto. Ok, quindi io non ho provato ovviamente fino a 300 metri, però effettivamente hanno un segnale molto forte, quindi a maggior ragione nel tuo studio, nella tua stanza o in ambienti molto piccoli non avrai nessun tipo di problema. La cosa interessante ancora è la custodia di ricarica, perché come ti dicevo riesce a quadruplicare, se non ricordo male, il tempo di durata e di ricarica degli strumenti, e al suo interno puoi riporre tutto il necessario. In questo momento io sto usando questi microfoni collegati al computer, perché sì, il mio Mac, ma immagino anche un computer Windows, riesce a riconoscere, perché sul mio computer c'è scritto proprio HubSpot Vox, riesce a riconoscere questi microfoni e a registrare. Infatti io sto registrando dentro Reaper con questo microfono, senza nessun tipo di problema. Non ho Windows, ma immagino che sia la stessa cosa. Quindi non solo puoi collegarli al telefono, ma puoi collegarli anche al computer, e questo li rende ancora più interessanti. Un'altra caratteristica di questi microfoni, siamo ormai abituati perché ce l'hanno tutti, è il noise cancellation. Ora, io non sono un gran fan del noise cancellation in generale, perché? Perché inevitabilmente su questi microfoni, non della HubSpot, dico in generale tutti i microfoni wireless, il noise cancellation è molto aggressivo e io consiglio di usarlo solo ed esclusivamente per video che non verranno post-prodotti, ma devono essere pubblicati al volo e vengono registrati in ambienti, diciamo, dove c'è rumore. In tutti gli altri casi, no, non lo usare, perché è molto più semplice, logico e produce un risultato migliore tornare in studio e applicare un noise cancellation nel tuo software. Avrai molto più controllo, quindi non sarà un on e off, ma avrai tutta una serie di impostazioni e potrai migliorare effettivamente il tuo suono andando a ridurre i rumori non voluti. Ti consiglio di fare questo perché nel momento in cui tu attivi il noise cancellation, hai un file audio col noise cancellation attivo. Non c'è verso, dopo non puoi eliminarlo in post-produzione. Se invece lo registri pulito, dopo puoi applicare un noise cancellation con qualsiasi software tu abbia a disposizione. Chiaro qual è il punto? Togliamo il noise cancellation. Ok. Mi piace perché questi microfoni hanno un tastino fisico qui che puoi cliccare una volta per passare al noise cancellation. Se tieni premuto per 2 secondi, metti in muto il microfono, molto interessante, e se lo premi per 3 secondi, se non ricordo male, spegni completamente il microfono. Quindi una bellissima funzionalità. Io sono un fan dei controlli fisici, così come anche sul ricevitore, che in questo momento è collegato al mio computer, come ti raccontavo prima, c'è un tasto per il volume. Quindi io posso regolare il volume direttamente dal ricevitore. Questo è molto interessante perché, non avendo un'app specifica per questi microfoni, l'unico modo è appunto quello fisico. E io lo preferisco perché così non devo star lì a impazzire con l'app del telefono, ma posso attivare o disattivare il noise cancellation da qui e alzare o abbassare il volume da lì. Quindi perfetto, mi piace veramente tanto. Quando si hanno le app, sì, devi installare un'app in più sul telefono, devi entrare, devi modificare, insomma, sono un fan dell'immediatezza, quindi questo lo preferisco. Bene, credo di averti raccontato veramente tantissime cose su questi microfoni, tu li stai sentendo nel frattempo e ti assicuro che il suono è assolutamente pulito, non verrà applicato nessun effetto, quindi ti farò sentire sia il microfono pulito, quindi il suono così come esce dal microfono, sia ovviamente il noise cancellation applicato, e vedrai che effettivamente nel mio studio non c'è bisogno di utilizzarlo ovviamente, però comunque è aggressivo come sono aggressivi un po' tutti i noise cancellation. Per questo non sono un gran fan, perché amando l'audio di un certo tipo di qualità, il noise cancellation è proprio qualcosa che va a tagliare con una scure una serie di frequenze pur di eliminare i rumori e inevitabilmente fa sì che il risultato non sia perfetto. Poi ripeto, come ti dicevo prima, se sei in un ambiente per forza rumoroso non ci puoi fare niente, devi per forza registrare un video e devi per forza pubblicarlo online velocemente, allora attiva il noise cancellation e va bene così, ok?
Io ringrazio ancora i ragazzi di HubSpot per avermi inviato questi microfoni, ti lascio il link in descrizione per conoscere il prezzo e i dettagli, insomma andare sul sito a vedere tutte le caratteristiche e noi ci vediamo prestissimo.